Quando mi hai abbandonato su quell'indecoroso sputo di terra, hai trascurato una cosa importante di me. Sono il capitano Jack Sparrow. If you've ever seen a foreign film, you probably saw it with subtitles. A me invece Roma piace moltissimo. But in Italy, all English language films are dubbed. No, questo non lo sapevo, è vero? Verissimo. The Italians are world famous for their skill at dubbing, but the actors that give their voices to Hollywood stars remain largely behind the scenes. Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Il doppiaggio ho iniziato a farlo a 18 anni e mezzo, 19 anni, in una vecchia serie televisiva americana naturalmente, e io facevo un robot che era una scatola d'acciaio che parlava e dava ordini in questo modo, sempre senza toni, da molto all'inizio, era stata la prima cosa che ho fatto, e poi ho iniziato piano piano a fare altri personaggi. Who the hell are you? We're the good guys. They're the dead guys. Franz, Vito. Vito! Sì, hai un cucciolone sulle palle. Sì, hai un cucciolone sulle palle. Ok. Io devo cercare di essere bravo, di riprodurre quello che ha recitato Jim Carrey, Kevin Spacey o gli altri, e di cercare di farlo il più vicino possibile a loro. Un cucciolone adora le palle. È un cucciolone che adora le palle? È più enfatico, anche un po' più. Ma io lo sto facendo come lo fa lui, oh. È un cucciolone, adora le palle, sai, gioca con le palle questa cosa qua. È un cucciolone, è un cucciolone, adora le palle. Sì, questa è bella. Questa è carina. Sì, un work in progress. Ok. Per un doppiatore, magari la mattina fa un assassino, all'1:30 fa un postino e alle 4:30 fa un commercialista, un avvocato. Questo è molto divertente perché vivere sempre la vita è diversa. È un cucciolone, adora le palle. I'm Davide Perino, and I'm just a little dubber. I'm the fourth generation in my family. It's a family job, we can say that. My grandfather was the voice of HAL 9000. Apri la saracinesca esterna, Hal. Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo. When I was 5, I started to work with my grandfather like a dubber. I'm a kind of the official voice of Elijah Wood. Che devo fare? Also Shia LaBeouf. Sono un killer, un senza cuore, un killer. And Michael Cera. McLovin? Ehi, McLovin! Ma che stupido nome è, Fogel? Sei un cantante di rhythm and blues irlandese? E Babbo Natale? Papà, ha detto che Babbo Natale non esiste. La tua gola si deve aprire, e si deve aprire come quell'angolazione di quell'orizzonte. E la tua voce deve andare via, lontano, libera, aperta. Cioè devi trovare il modo di voler comunicare te stesso. Mi chiamo Ugo De Cesare. Il mio vero cognome è Pipino. Pipino diciamo che è Little Dick in americano, no? E qui a Roma Pipino significa esattamente quello. Il problema è che nella recitazione noi non dobbiamo aver paura, non dobbiamo né giudicarci noi e non dobbiamo aver paura di essere giudicati. Per cui possiamo essere stronzi nevrotici, puttane, sacerdotali, perché non siamo noi ad esserlo. E ho iniziato a fare il receptionist per 8 anni. Provavo a fare l'attore, però come tutti gli attori avevo bisogno del vero lavoro per pagare le bollette e per poter mangiare. Il lavoro è finito e casualmente avevo iniziato questo corso di doppiaggio. Vabbè, vai, incidi.
io potessi iniziare a dedicarmi totalmente al doppiaggio, ed è quello che faccio ora come ora. È la mia ossessione. Basta. No, vecchio no, assolutamente. Però diciamo che inizio ad avere la mia bella età. Forse non la dimostro, lo so, però no, credo anche di dimostrarla, però 36, dai, ormai 36. E io dico, quel doppiatore è un artista o no? È come dire, è bravo o no? E si capisce in maniera molto semplice, a volte. Se senti un brivido ascoltandolo, uno solo, vuol dire che qualcosa c'è. Il doppiaggio nasce da molto lontano, nasce comunque da un'esigenza fondamentale, perché arrivavano i primi film dalla Germania in lingua tedesca e gli italiani non capivano nulla di quello che dicessero questi attori, queste persone. Quindi da lì l'epoca, il governo di allora, che era un governo guidato da Benito Mussolini, cercava una soluzione a questo, un po' per quanto riguardava proprio la comprensione del film, farlo capire agli italiani, poi anche per una questione molto probabilmente di censura. Il dittatore non voleva che passassero messaggi a lui non graditi, e allora nella traduzione, quindi nel riadattamento del film, quello che non andava bene veniva cambiato e quindi arrivava un messaggio diverso da quello che c'era in originale. La seconda ragione era l'analfabetismo, siccome nessuno sapeva leggere in Italia, specialmente nel dopoguerra. La prima società di doppiaggio credo che faccia parte proprio del dopoguerra, e mi pare che fu istituita, fu creata proprio da Paolo Stoppa, da attori di teatro. Il cinema ha una delle sue svolte più caratteristiche, prese dalla vita elementi veri per rappresentare delle finzioni. Siccome noi siamo legati al doppiaggio di quegli anni, a queste voci storiche, Cigoli, la Simoneschi, Panicali, allora sono curiosa di sentire invece in realtà com'era la voce di Humphrey Bogart, di Clark Gable, di Rita Hayworth. E quando uccisero Thursby capisti che Gutman era in città. Senza Floyd avevi bisogno di qualcun altro che ti proteggesse. I matrimoni di voce volto che sono così perfetti. Però non sempre è così, ecco. Non sempre, diciamo. Ecco, ci sono dei casi così talmente riusciti, dei matrimoni così ben riusciti, che è un peccato veramente togliere. Cambiare la voce, anche perché poi sempre la stessa voce, in qualche modo, quando è così ben riuscita, è riconoscibile quell'attore. Dà all'attore una sorta di riconoscibilità, certo. Come è successo quando era viva ancora Ferruccio Amendola con Robert De Niro, no? Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Con chi stai parlando? Dici a me? Quando Amendola doppiava De Niro, è vero che De Niro non aveva la voce di Amendola, però era De Niro che parlava. Non so come dire, erano talmente perfetti quei connubi che per il pubblico italiano, pensate, negli anni 40-50 le nostre nonne pensavano che John Wayne parlasse italiano. Non sapevano nemmeno che c'era il doppiaggio. Sei tu a non capire, testa di rapa. Tu non hai comprato la coperta, hai comprato lei. Che la bravura è quella, andare a vedere un film e non accorgersi che è stato doppiato. Normalmente l'italiano va al cinema per vedere il film in italiano. È una cosa culturale veramente forte. Nella sala di doppiaggio c'è una parte dietro che è la regia e il fonico di doppiaggio. Il fonico è colui che registra. In sala invece c'è l'assistente al doppiaggio, che è controllare che l'attore vada a sync. E poi ci sono gli attori che in quel momento servono, cioè il protagonista, la protagonista, i comprimari, insomma, dipende. You know, in Italy, it's strange. Everybody know our voice. But when you say, I am a dubber, they watch you like you're kidding me. We are kind of hidden in the darkness. For example, after Lord of the Ring event, there were full of people and just
pressing me and pushing me everywhere, and I was trying to talk with the man at the door and saying, can I pass? I'm actually the voice of the movie. Yeah. Please, okay, you pass it. No, please. It's frustrating. Yeah, sometimes. Io doppio Javier Bardem normalmente in Italia da molti anni. C'è questo film The Counselor, l'ultimo film di Ridley Scott, ha richiesto di fare i provini per tutti i personaggi. E io ho rifiutato di fare il provino proprio perché doppio Bardem da 16 anni, forse. Mi hanno torturato per mesi e io ho protetto i tuoi segreti e ho protetto te. E soffrire finché mi sono reso conto che eri stata tu a tradirmi. Guarda, non a caso io in questo momento sto vivendo proprio una situazione molto particolare. Quello che conta oggi non è più l'aspetto artistico di questo mestiere, ma è quanto costa. E io credo che un lavoro artistico non debba essere valutato solo in base a questo. A Fandango, tutto questo palazzo dove ovviamente io tornerò solo per salutare gli ex colleghi. Sì, la situazione è drammatica, cioè chiunque sta cercando lavoro e non lo trova. Adesso in Italia purtroppo, anche volendosi abbassare a fare dei lavori umili, dico abbassare per chi magari è un architetto, un ingegnere, no? C'è la difficoltà di trovare anche i lavori umili. Ciao Mauro! Un altro cassa integrato. Sperando che il doppiaggio, che è la materia che state studiando voi adesso, vi possa dare un nuovo futuro. It's hard, mostly for young people. I've been lucky working all my life, almost without stop. But people of my age, economically, it's difficult to find a job for what you have been studying. I'm lucky, extremely lucky. Daniel e Connor, e vengono Ugo e Andrea. A me il doppiaggio l'ho sempre vista come una cosa molto più difficile della recitazione. Forse non avevo neanche tutti i torti, perché anche se con il doppiaggio ho iniziato da poco, che adesso che sto iniziando a capire. Quindi dopo Adonno c'è la battuta su e poi entro io. Va bene. Dai, proviamo, va bene. Senti, stai con Will e Elmina ora e sei molto felice, giusto? Sì. E allora cosa fai? Beh, che devo sapere? No. Se Will e Elmina scoprisse quello che stai facendo, come credi che si sentirebbe? No. Se Will e Elmina scoprisse quello che stai facendo, come credi si sentirebbe? Andiamo, ragione. Amico, perché metti in pericolo il tuo futuro per il passato? Allora, buona. Ugo, secondo me tu hai la necessità di spingere a volte, no? Ricordatelo questo anche quando tenterai di fare dei provini o del lavoro. Cioè, se no magari incidi poco, capito? Io penso che Roberto fanno parte dell'Olimpo dei doppiatori italiani, per cui le prime volte ricordo, più che concentrarmi sulla lezione, ero proprio preso dalla felicità di stare ad ascoltare quelle voci. Cioè io sentivo Roberto e pensavo a Kevin Spacey. Voi due fate quello che volete, quando volete farlo, e io non mi lamento. Scusatemi, devo essere pazza allora. Se tu non ti lamenti, questo cos'è? Non interrompermi, tesoro. A frequentare le loro lezioni per me erano degli idoli. È come se uno iniziasse a giocare a tennis con Agassi. I'm gonna make Kick-Ass pay for what he did to my dad. Yo, Kick-Ass! Who is this guy? He's claiming to be the world's first real supervillain. Ma come lo pronuncio? Con la A. Kick-Ass. Io e Hit Girl ci allenavamo tutti i giorni. E notte dopo notte sempre più gente si univa a noi. L'hanno tirata un po' su. Sì, però tirandole su, no? C'entra? Sì. Molto bene, questa, la struttura è questa. Pronto a ricominciare, che cosa devo fare? I am a little bit dyslexic. I don't know which kind of degrees or step I am, but pretty difficult and hard for me to read long things or fast. Uno prima. Che cosa vuoi che faccia? Ma tu hai solo 15 anni. Oh. My coworker, they just watch the scene. For me, it's almost impossible to do like that. So that's why I develop
my personal way to work. No, è stemprato, è stimbrato, non mi piace. Sei partito basso e poi hai sparato. Ah. E invece... Ok. Ok, sono qui, pronto, dimmi allora. I focus every single word. Meantime, I remember everything happened with the sound. And in my mind I just push play. Qui non c'è posto per i teppistelli in costume. Oh. Solo per i veri eroi. Oh. Solo per quelli come Kick-Ass. Ci voleva tanto? La risatina me la fai? Ah, Ti dai sì, questo sì, onore? sì, scusa. Alla fine puoi fare... Questa, grazie. Andate. Mandalo via a calcio. San Petronio Martire, protettore del doppiator perduto. Davide è stupendo. Ciao ciao. Ciao. Al dente. Al dente, Brava. grazie signore. Stavo dicendo che è successa una cosa che adesso hanno chiamato la mia manager, mamma, e mi hanno chiamato per un film con Zac Efron. And I said no, la voce di Zac Efron è Flavio Aquilone. Non tutti fanno questo discorso di non accettare un lavoro, una cosa per rispetto, del lavoro di un altro. a un altro collega. Mamma, sto facendo un'intervista. Ho capito. Perché poi non è solo il fatto che io sono sempre stato la voce di, è anche un fatto affettivo. Sì. Perché tu ti affezioni proprio all'attore. Cresci con l'attore. Sì, sì. Ma Shia LaBeouf. Shia LaBeouf è il primo film. Ieri abbiamo incontrato Andrea Mete e lui l'ha fatto in Eagle Eye. Bobby perché c'era Elijah Wood, quindi io dovevo fare Elijah Wood, non potevo fare tutti e due. Infatti. E ho dovuto decidere, mi hanno detto quale vuoi fare? E ho fatto vabbè, tra Shia LaBeouf e Elijah, faccio Elijah. Dear Mrs. Scott, my name is Roberto Pedicini. You don't know me, but I have dubbed Mr. Javier Bardem in all of his films since 1997, and I'm known as his Italian voice. I wanted to tell you that I believe I have demonstrated my capacity to match his performance with my voice, and I refused to give an audition in your latest film, The Counselor. If you decide to have me dub Mr. Bardem in your film, I would be greatly honored. Thank you very much for taking the time to read my letter, and I wish you the best with your film. Sincerely, Roberto Pedicini. Io spero solo che lui possa trovare il tempo di leggerla e di sapere. Tutto qua. Buon appetito, scusate, buon appetito che cosa? Ti lancio questa sfida. Ho conosciuto soltanto Kevin Spacey e Bardem. Bardem oltretutto è stata una conoscenza simpatica perché lui l'ho doppiato sempre, da Carne Tremula, che era il film di Almodovar di tanti anni fa. Francesca Neri, bravo. E lui faceva l'handicappato, stava sulla sedia a rotelle, insomma, una roba straordinaria. Bravissimo. I met once only Michael Cera, but just luckily, it's in that hotel. If you want to go there just for a check, I haven't said anything to you. I went like a rocket there, and I pick up the phone and push in the number of room of Michael. I said, Michael, I was kind of stuck, like, what I say? I am your voice? Like your Italian version? If you met Elijah Wood, what would you say to him? Yeah, just make him to understand what is for me to work with him and what has been since the beginning of the things that was doing. He was really, really little, and we have the same age, so the same for me. He maybe even don't even know that I exist, or probably, but I feel that I really grew it up with him.
Oggi ho comprato la mia prima agendina. Ma dove ce l'ho io il microfono? Quindi l'agendina è fondamentale per un doppiatore, solo che questa che sembrava comoda stamattina, che aveva incorporata la matita, quindi tu fai questo, è molto più comodo. Sì, pronto, dimmi? Mercoledì controllo subito, sì, guardo. Aspetta che questo però non sono ancora pratico. Vabbè, ok, facciamo conto che io ho la penna in mano. Mercoledì secondo turno. No, purtroppo un turno. Però sì, un'oretta te la posso ricavare. Segno e segni, grazie, ciao. C'è una matita, sì, che però è andata a finire troppo in fondo. Vabbè, se mi dovessero chiamare per un doppiaggio scriverò con il sangue. Tanti arrivano, ha una bella voce e quindi può fare il doppiaggio. E così, come ho visto, hai delle belle mani, puoi suonare il pianoforte. No, non è vero, ho visto pianisti che hanno delle mani bruttissime. In Italian, we have to use more words than you in American. So sometimes I feel that I have to go even faster than Shia or Jesse that they are already like a Kalashnikov. They shoot word like a machine. They are perfect, and I have to try to do the same. They are pretty different. Shia is really fast and it changes almost hysterically. Sei un idiota. Sei un vero idiota. Non può averci sentito, che... Ha sentito persino la mia zia sorda Doma. Jesse is just a robot. He's perfect. Prevedi il tempo, prevedi anche il prezzo del gasolio. Credo che mi hai fatto quella domanda perché pensi che possa avere più probabilità nei club in cui è più facile entrare. Cosa? Mi hai chiesto in quale... It's a challenge. We don't translate simply, we adapt. L'adattamento è la traduzione italiana adattata al movimento delle labbra. Ha bisogno di un adattamento particolare, perché a volte quello che fa ridere voi americani non fa ridere noi italiani, e viceversa. Questo è un paese che è così distante che la stessa cosa nel nord lo chiamano uccello e nel sud lo chiamano pesce. Per esempio, i veneti che parlano tutto così, tutto su, tutto qui, di palato. O toscani che mettono sempre questa cosa, un pochino di lingua tra i denti. Culturali, per esempio, a Milano parlano sempre un pochino culturali. Quelli di Palermo che parlano sempre con il naso così. Per Austin Powers, Operazione Goldmember, ho creato il Dottor Male, che era forse una parodia del personaggio di Hannibal Lecter. L'abbiamo fatto in abruzzese. A Minnie May piace la cioccolata. La scattina! Era Goldmember. Che parlava, io vengo di Olanda, paese di zoccole. Poi c'era Ciccio Bastardo. The name in Italian is lottatore di sumo, no? Il grosso. E parlava tutto napolitano. Ehi, e com'è? Non si può la dicchia. Conoscere il proprio dialetto è come conoscere la storia del posto nel quale si è nati e quindi da dove si viene. Poi naturalmente la televisione ha appiattito tutti i dialetti. Ma questa è una cosa che diceva uno scrittore importante di inizio secolo, che è Flaiano. Diceva che l'italiano lo parlano solo i doppiatori. Non è possibile che il professionista, l'avvocato parla la stessa lingua del meccanico. Non è possibile. E invece nel nostro doppiaggio succede. Quindi ha un po' falsato la realtà. Sai quelle frasi che esistono non nell'italiano che noi parliamo, ma solo nel doppiaggio. In un film americano un agente che ne so, sta svolgendo delle indagini, trova, che ne so, un barbone per strada, una persona che non gli risponde, e allora gli chiede: do you speak English? Do you speak English? Ha bisogno di sapere se lui lo capisce. Gli dice: do you speak English? They speak English in what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes! In italiano non avrebbe senso nel doppiaggio fargli dire: parli inglese? Perché tu stai ascoltando l'italiano. Ma non ha neanche senso fargli dire: parli italiano? Magari stanno a New York. Allora hanno
creato questa cosa tipo parla la mia lingua. Tu parlare la mia lingua? Ma no, nessuno direbbe mai, capito? Io vado a New York a uno, ah, parli la mia lingua? No, parli italiano. Parla forse un'altra lingua? Mi dicono che lei parla un po' la nostra lingua. Parlano la mia lingua? Cosa? La mia lingua, figlia di puttana, tu la sai parlare? Parla la mia lingua è proprio una di quelle cose del doppiaggio. È proprio, mi è venuto in mente così, parlavamo. Un'altra digressione. Se tu cambi le voci degli attori che ormai sono doppiati sempre in Italia da quelle persone, da quegli attori doppiatori, se tu le cambi la gente gli suona strano, no? È come se tuo padre entrasse a casa ogni sera con una voce diversa. Tu prendi il povero Bruce Willis. Io dico povero perché è povero. In Italia Bruce Willis non è un attore riconoscibile e amato perché è stato doppiato almeno da 15 voci. Mi hanno invitato a questo ricevimento per sbaglio. Non ho tempo per i dettagli, ma ne passate un sacco. Andarono tanto che lui si addormentò. A me è capitato poco tempo fa che mi hanno chiamato per doppiare Xavier Bardem, che io non ho mai doppiato, mai. Lo ha doppiato molto bene un mio collega, Roberto Pedicini. Ben fatto. Non la mettere in tasca, amico. Non la mettere in tasca, è il tuo portafortuna. Come difendo la mia professionalità? La posso difendere solo se faccio bene il mio lavoro. Molta qualità di questo lavoro si è perduta. Forse sarà arrivato il momento di cambiare. Io ho le correzioni, quindi leggo le correzioni. Sì, la correzione, Ok. ce la fai, mi spiace per... se No, hai no, un no, po' nella di- parte bassa della schiena. Ok. Poverino, è stato colpito nella parte bassa della schiena. L'urto deve essere stato violentissimo. Sì, e visto le tracce delle gomme, credo che fosse parcheggiata dove... Ah, scusate. Ma che pagina sei, scusa? Non ti trovo. Pagina 4. Ah, ok. Ma perché non parti dall'inizio? Non capisco. Ci sono partito. Io la prima cosa che ho è poverino. No, la prima cosa che hai devi avere attento alla macchina, pagina 2. Ok. Ok, quella inizio, vai. Attento alla macchina! Tutto bene? Sì, grazie. Non mi sono fatto niente. Mi avrebbe messo sotto quel pazzo. Grazie mille, sto bene, davvero. La vittima è... Sì, vabbè. Ah, ecco qua. La vittima è Bruno Tardier, 35 anni. L'ex rugbista che... Qui purtroppo è scritto tutto che non leggo nulla, Vai oltre. Ok. Dammi delle appoggiature diverse. Un'auto bianca di rosa cilindrata. Non è stato possibile identificare la targa. Il guidatore è un uomo sulla trentina, capelli corti scuri. È un'auto bianca di grossa cilindrata. Non è stato possibile identificare la targa. Il guidatore è un uomo... No. Con le virgole. Ok. È un'auto bianca. Attenta alla verbo. Ah, ok, questa è la radio. È Scusa. un'auto bianca Ok. di grossa cilindrata. Non è stato possibile identificare la targa. Il guidatore è un uomo sulla trentina, capelli corti scuri. È un'auto bianca di grossa cilindrata. Dove ti viene E congiunzione, invece è... A cazzo di cane tutto quello che c'era. O donne o uomini o radio del... Che è la cosa più difficile perché tu, cioè, lì per lì, secondo me lo fa apposta. Molto particolare. Molto particolare. Ero molto preoccupato per la sua assenza, caro. Fai vedere il tuo armamentario, vieni, mostra la tua roba. Ci si mette la farina e la semola per aiutare a scendere. Questa è chitarrina però, Questa no? è chitarrina, sì. Questa è vedi? più sottile, più adatta per il pesce. Esatto.
Ci siamo conosciuti da tanti anni, da quando eravamo piccoli. Cioè lui, siamo coetanei noi più o meno. Sono quasi 50 anni. Io sono 2 anni più grande di lui, cioè 51. Noi dobbiamo imparare che la società, no? Ognuno deve fare la sua parte. Dalla più piccola al più grande, Certo. dobbiamo crescere in qualche modo. Poi si può anche sbagliare. Ognuno deve sviluppare la propria capacità, il proprio talento, no? Perché ognuno di noi ha il suo talento, l'importante è che ognuno lo scopra. Hai capito? Il problema nella vita è scoprire il proprio talento, non è fare bene. Cioè, tu fai bene quello che naturalmente ti viene bene di fare. Io se faccio bene questo lavoro, non lo so perché, non so come dire, capito? Mi viene naturale. Cercavamo di dare un prodotto perfetto. C'erano a disposizione soldi, ma soprattutto il tempo. Cioè un film lo doppiavamo in un mese e mezzo, anche 2. Oggi noi un doppiaggio lo facciamo in una settimana. Le società, pur di lavorare, si offrono. Io vengo a 10, lui viene a 9, lui viene a 8, vince quello che lo fa a 7. E purtroppo c'è da dire che non sempre la qualità va d'accordo con il prezzo minore. Aumenta un po' il volume, basso. Non esiste l'uomo a lunga conservazione. Ma proprio non c'è logica, ragazzi, no. Quella è una consolazione. A tutte quante ci hanno calpestato il cuore più e più volte. Amore, non ti preoccupare, non te la prendere, capito? Il sottotesto. Tutte quante ci hanno calpestato il cuore. No, rifacciamo. Salve. Quello magari ti piace. Può darsi. Che mi racconti? Niente. Non puoi non dirla ad un'amica. Cioè, io ti ho spiegato come lo devi dire. È una stupidaggine. Tesoro, ma non lo devi fare. Se fai così, soffri. Legarsi è sempre un limite. Questo mestiere è un mestiere complesso perché per farlo al meglio avete capito che noi dobbiamo entrare in un corpo, in un viso, in dei sentimenti, in delle emozioni, cioè dobbiamo incollarci all'interno di quel corpo e di quella faccia. Io credo che poi alla fine quando uno vive un'esperienza chiude un cerchio, no? E chiude un cerchio facendosi finalmente forse anche un'idea di quello che è questo mestiere, che probabilmente pensava essere anche magari un po' più semplice, tra virgolette. I don't know about my blood pressure now. Hello. Hello. Hey, man. Elijah, very nice to Davide, meet you. nice to meet you. How are you? Pretty excited. Oh, yeah? Yeah. So am I. It's unbelievable. So you've been dubbing me for how long? More than 23 years. Wow. You and me, we were kind of attached, glued since the beginning. Because when I was little, my voice was totally perfect for your, you know, really, really baby and delicate face. Mark, l'hai vista tua madre dopo morta? Avrei voluto. Ma non me l'hanno permesso. Vedi nel cacco. No way. Presto o tardi si muore comunque. Non ci riesco, padron Frodo. Non aspetterò che quello ci uccida. Non intendo mandarlo via. Voi non capite, vero? È un furfante. Non possiamo fare questa cosa da soli, Sam. Non senza una guida. Devi essere dalla mia parte. Sono dalla vostra parte, padron Frodo. Lo so, Sam. Lo so. Fidati di me. Wow. No way. Hai qualche DVD? Pochi. Adoro Matt Damon. Già, è bravo. Wow. Ciao, Kristen. Allora sei agitato? Ci lavorerò su. Dude. Wow, my mind is kind of blown. That's crazy. I really see what you mean too about capturing what
I had done, because I heard so much of what I had done in your performance. Thank you. I tried to follow. It's crazy, man. Well done. You pick up on all those little, very specific details and recreate them. How much do you get to live with the film prior to actually dubbing? It's happened once in a life that I was able to see the entire movie before. Stop it. Once? You've only seen a movie one? The rest of the time you don't get to see the full film? Never. Oh, man. I know how is the movie, which is my character. Right. In the moment when I enter in the recording studio, they say, "That's you, okay. Go to record." In one day I'm working to one movie, one cartoon series and one TV movie. You're doing it on the fly. Constantly. Oh, man. That's remarkable, man. I try to give back everything you wanted to give. Totally. And I can see that. I can hear you follow the performance. You probably have a better understanding of what I do as an actor than I do. That's a very profound thing to kind of get your head around. To meet you and have a pre-existing relationship that I didn't know about is just completely fascinating. I'm so glad. It was so awesome to meet you. Ho fatto questo provino, è andato abbastanza bene. Io poi nel frattempo ho chiesto se potevo seguire con lei, che è una prassi che fanno tutti i doppiatori all'inizio, quello di stare in sala, proprio per vedere gli altri professionisti come doppiano. E subito è capitato questo personaggio che lei lì per lì non sapeva a chi far fare, no? E quindi mi ha detto: "Ci vuoi provare tu?" E io: "Sono qui apposta." Sono andato lì e lei mi ha anche detto: "Guarda, questo personaggio non è che dice due cose, cioè parla abbastanza, quindi io ti provo, non ti offendere se poi effettivamente non vai." Però in realtà è andato bene, quindi me l'ha fatto incidere tutto. Ed è stata una bellissima soddisfazione perché è un personaggio che nella serie interagisce con il personaggio doppiato da Roberto. È stato anche bello poi vedere Roberto, mentre doppiava il suo, ritrovarsi la mia voce senza che lo sapesse. In questo mestiere che sta diventando sempre più difficile e più duro. Però se tu ami una cosa, qualunque cosa, anche se è difficile, se tu la ami, non è mai pesante. Io credo di aver guadagnato molto di più di quello che è stato il mio sacrificio. Questo mestiere si può fare solo se tu lo ami molto. È un mestiere che serve agli altri perché ha bisogno di fare emozionare le persone. La gente decide di passare 2 ore della sua vita al cinema. Vengono qui a trovare un tempo tranquillo della loro vita. Tutto questo per farlo bisogna farlo bene. La giornata è troppo veloce, troppo nevrotica, è troppo egoistica. Abbiamo bisogno di aprirlo di più il nostro cuore, abbiamo bisogno di tornare ad essere più socievoli con le persone, di parlare, di stare insieme, no? E tutto diventa più semplice. Io penso di aver avuto la fortuna di essermi realizzato e di aver fatto molto di quello che potevo fare. Questo lavoro ha rappresentato sempre molta felicità. Io amo questo lavoro e lo continuerò ad amare sempre.